Ciao a tutti amici di Retroedicola Videoludica, benvenuti a questo nuovo Retro Video Beat. Questa puntata parliamo ancora di Mega Drive e parliamo di un titolo che definire fondamentale è veramente dire poco. Parliamo di Sonic il primo capitolo, ossia il gioco che per molti di noi è stato il gioco incluso all'acquisto della console. Sonic è il primo capitolo della fortunatissima, famosissima serie di videogiochi il cui protagonista è il nostro porcospino blu, che ha ispirato non solo videogiochi, numerosissimi sequel, adattamenti, spin-off, giochi di piattaforme, di corsa e di molti altri tipi, ma ha ispirato anche cartoni, ad esempio serie animate, che forse non sono uscite dal Giappone, e anche la rivista Sonic, per chi se la ricorda, è uscita nei prima metà degli anni 90. Sonic, l'eroe dei videogiochi, ora anche in edicola. Sonic, videogame e fumetti, le dritte giuste sui migliori videogiochi, i trucchi per vincere da maestro, le avventure a fumetti di Sonic e di tutti i personaggi del mondo Sega. Sonic, videogame e fumetti è in edicola. Parliamo del gioco. Il gioco lo conosciamo tutti, ma è un classico gioco a piattaforme, in cui però la grossa rivoluzione del periodo altro non è stato che la velocità con cui si muoveva il personaggio e come si muoveva all'interno di questi scenari. Difatti, ai tempi la guerra Sega-Nintendo era ai suoi massimi, possiamo dire, e Sega decise appunto di crearsi una mascotte per superare un po' la figura, quella che era la mascotte non ufficiale di Alex Kidd dai tempi del Master System. Quindi il team di sviluppo decise di creare questo porcospino che appunto doveva essere un'antitesi, un antagonista, diciamo, di Mario, che era la mascotte di Nintendo, e l'ha creato con questo tono, diciamo, molto giovanile, molto ribelle rispetto al Mario che tutti conosciamo, bonaccione, allegro, baffone, presente in tutti i giochi di Nintendo. Questo personaggio appunto è stato creato per questo gioco, un riccio blu con le scarpe rosse tra l'altro, secondo la leggenda, ispirate a quelle di Michael Jackson in Bad, per cui hanno creato questo mondo in cui c'era il suo avversario, il dottor Eggman, o in Europa il dottor Ivo Robotnik, per essere precisi. E all'interno di questo gioco si sviluppa su 6 zone diverse, suddivise in atti, cosiddetti sono praticamente i livelli, in cui il nostro Sonic deve catapultarsi da un punto all'altro in maniera estremamente veloce e recuperare prima gli anelli per sopravvivere, che corrispondevano alle monete di Super Mario, e recuperare poi nei livelli bonus gli smeraldi del caos, che servivano principalmente per un completamento al 100% del gioco. Non avevano un'utilità strettamente funzionale, ma servivano per completare il gioco. Queste 6 zone hanno ognuna suddivisa in 3 atti, e con al termine ovviamente il solito boss da sconfiggere, che era quasi sempre un'incarnazione robottonesca del dottor Robotnik. Queste 6 zone più la zona finale offrono una sfida comunque molto molto variegata, sono livelli grandissimi, immensi, e soprattutto, a differenza di quello che era Super Mario della Nintendo, sviluppati in tutte le direzioni, non solo in orizzontale ma anche in verticale. Era possibile salire e scendere. I livelli rispetto a quelli appunto di Mario sono molto molto più grandi, seppur in un numero minore, e questo portava, oltre al timer, al vincolo del timer per terminarlo, anche una sfida nell'andare a esplorarlo tutto, nel trovare tutti i vari posti nascosti e soprattutto i bonus nascosti rappresentati da dei computer. Quindi anche questo riportava un po' più la modernità, la novità che Sonic voleva portare rispetto alla tradizionalità, detto molto tra virgolette, di Mario per Nintendo. Sono presenti anche dei livelli bonus accessibili al termine di ogni livello, al termine di ogni atto, se raccolti sufficienti anelli, in cui si entrano in questo specie di minigioco, questi livelli rotanti con una struttura molto particolare, in cui Sonic deve raggiungere lo smeraldo del caos, lo smeraldo finale, senza andare, diciamo, a schiantarsi contro le pareti che ti portano al game over. Dentro queste trappole portano al game over. È comunque un gioco dentro un gioco. Tra l'altro,
nei futuri sequel di Sonic, questi livelli acquisiranno un carattere sempre diverso, per quanto anche nei suoi seguiti lo stile di gioco, lo schema di gioco è sempre quello. I livelli bonus invece verranno implementati sempre di più. Addirittura nel terzo capitolo c'è un bonus diverso a Checkpoint, che è una specie di macchinetta delle palline con i bonus, rispetto invece a dei livelli in finto 3D in cui bisogna raccogliere delle sfere blu e raggiungere perciò lo smeraldo del caos finale. La cosa in più del 3 è che puoi trasformarti in Super Sonic, cosa che nel primo non è ancora stata sviluppata, ma è una piccola tamarrata dei futuri giochi di Sonic, che ne sottolinea il carattere, diciamo, più moderno rispetto alla classicità di Super Mario. Parliamo anche delle musiche, le musiche bellissime, con uno stile anche quello molto moderno, in alcuni casi molto funky, in altri casi anche sognante, come la Starlight Zone. Se avete mai sentito la musica di sottofondo, è bellissima. Io personalmente me la tengo in macchina ogni tanto. La colonna sonora di Sonic è sempre un buon intermezzo tra un disco e l'altro, perché oltre che per i ricordi, anche proprio per la qualità con cui è stata composta, con una grandissima attenzione. Ogni zona ha una sua musica caratteristica ed è molto si identifica la zona con la musica, cioè c'è molto legame tra le musiche e le ambientazioni rappresentate, ambientazioni che vanno dalla classica isola tropicale, la foresta iniziale, all'ambientazione quasi greco-antica della Marble Zone o quella futuristica della Scrap Brain, piuttosto che questa Final Zone addirittura, diciamo, quasi spaziale. Scopo della missione di Sonic è appunto sconfiggere il Dottor Robotnik, che ha imprigionato tutti i piccoli amici di Sonic, i vari animali abitanti dell'isola in cui abita Sonic. Li ha intrappolati all'interno di robomeccanici, che sono poi gli antagonisti che troveremo sul nostro cammino. Quindi abbattere i nemici ha anche la funzionalità, che non ha una funzione vera nel gioco, di liberare quelli che sono i nostri alleati, tutti gli animali intrappolati da Dottor Robotnik. Sonic non solo è stato una pietra miliare per la storia di Sega e per le sue console, ma anche per uno dei principali sviluppatori, Yuji Naka, e del suo Sonic Team, che da questo poi ha portato a sviluppare anche altri giochi, oltre a tutta la serie, a supervisionare poi tutta la serie di Sonic, che, ripeto, è da una sequenza molto ampia di giochi. Il gioco è nato su Mega Drive, ma è stato poi convertito anche sulle console precedenti di Sega, o comunque console 8 bit, quindi il Master System, e anche sul Game Gear. Sul Game Gear, tra l'altro, così come sul Master System, Sonic ha avuto altre incarnazioni, tra cui il gioco di corsa e addirittura un gioco di flipper. Sonic Spinball, per chi non lo conoscesse, è una specie di simulatore di flipper misto platform, a mio avviso difficilissimo. Penso di non averlo mai finito in più di 20 anni di tentativi, perché è un gioco molto difficile, molto particolare, ma molto appassionante.
Abbiamo detto tutto anche di Sonic, di questa pietra miliare della storia videoludica, non solo di Sega, ma di tutta la storia del videogioco. Vi aspettiamo sempre qui a Retroedicola Videoludica per giocare insieme a Sonic, per giocare insieme al Mega Drive, per giocare insieme a tutte le console che abbiamo a disposizione, tutte quelle che vorrete portarci. Un saluto da Nicola, alla prossima, ciao!